Salve a tutti, io sono il maestro Enrico Randi e il movimento che avete appena visto in cinese si chiama Zhen Qi Yun Zhuan, reale azionamento del Qi. Questo movimento fa sempre parte della categoria, diciamo, dei Jiben Gong, che appunto sempre in cinese vuol dire le abilità di base, che sono indispensabili per imparare qualsiasi stile di Tai Chi e anche per avanzare, diciamo, nella pratica del Qigong. Questo esercizio ci aiuta a muovere il Qi dal basso verso l'alto, quindi Zhen Qi Yun Zhuan. Ok, allora anche in questo esercizio c'è lo spostamento del peso e la rotazione del corpo. Come ho detto già in altri video, la rotazione del corpo deve essere tale per cui le ginocchia rimangono sempre nella stessa direzione del piede. Se ruoto troppo, le ginocchia mi si muovono e il piede, diciamo il peso mi si sposta e mi disasso. Quindi devo ruotare, l'idea è 45 gradi, ma anche un po' di meno va bene, di più no, perché se ruoto troppo perdo il contatto col terreno, perché il peso mi si muove in maniera sbagliata. Ok, qui ho il peso 6 e 4, anche in questo caso c'è uno spostamento, un lieve spostamento del peso, tipo 60%, 40%, però comunque il peso è uniformemente distribuito su tutta la pianta del piede. Non devo far sì che sia o in avanti o in indietro o di fianco o di dentro, in nessuna parte. Quindi la postura fondamentale, che è sempre la stessa come ho già detto più volte in altri video, gambe leggermente piegate, coccige leggermente in dentro per far sì che il Mingmen esca fuori, bike way, punto più alto del corpo, che si estende verso l'alto e mi permette di avere la schiena dritta, in maniera da far sì di scaricare il peso per terra, di riscaricare il peso bene sui piedi, che deve essere uniformemente distribuito, come appena detto. Quindi la rotazione non esagerata, ma arrivo fino al punto che sento che il peso rimane distribuito uniformemente sul piede. Ok, quindi sposto il peso, ruoto il corpo, parto con le mani, il palmo verso l'avanti, le braccia quasi dritte. In tutti questi esercizi, anche gli altri, anche negli altri video che avete visto, il braccio sta dritto, però non eccessivamente, cioè non devo utilizzare forza per tenerlo dritto, sta dritto naturalmente. Una piccola piega c'è sempre, perché per stare completamente dritto devo utilizzare un po' di forza, quindi di tensione. Invece no, il braccio sta dritto, ma non è completamente dritto, perché è rilassato. Quindi palmo verso l'avanti, braccia dritte, come abbiamo detto adesso, su, inspiro. Qui devo stare particolarmente attento perché devo andare con le mie dita verso l'alto, facendo finta di poter toccare il soffitto, però le spalle devono rimanere basse, devo stare attento a non fare questo. Un'altra cosa, quando le braccia vanno su, lo sguardo guarda verso l'alto, ma la testa non si muove. Se io faccio così, perdo il bike way verso l'alto, quindi muovo solo gli occhi. Su, inspiro, qui sposto il peso, ruoto, espiro. Rilasso le mani, sposto il peso, ruoto, vado su solo fino a metà. Espiro, giù. Rilasso le mani, sposto il peso, ruoto, su, palmo verso l'alto, palmo verso l'avanti, scusate, occhio che guarda verso l'alto, braccia quasi dritte in su, sposto il peso, ruoto, giù. Rilasso le mani, sposto il peso, ruoto, metà.
e così via. Come per tutti gli altri, ovviamente tutto questo deve essere fatto mantenendo la postura. Quindi un errore, diciamo, comune è che quando si va su si tende a guardare in alto, cosa che non va fatta, e a inclinare la schiena verso l'indietro. Invece no, devo cercare di andare su mantenendo la schiena dritta. Questa è una cosa. Un'altra cosa è il respiro, diciamo, per chi appena ha iniziato da poco a studiare il Tai Chi e il Qigong, il respiro deve essere sempre naturale, cioè non ci devo proprio pensare. C'è tante di quelle cose a cui pensare, e la mano, e il Bai Kuei, il Kochige, le gambe un po' piegate, la schiena dritta, c'ho tante cose da mantenere durante il movimento, il peso, c'ho tante cose da pensare, quindi il respiro va mantenuto naturale. Qua l'unica cosa che posso già incominciare a pensare è quello di cercare di mantenerlo lungo, cioè cercare di allungarlo, non questo. Non devo avere dei momenti di apnea. Il respiro deve essere continuo. Adesso faccio il rumore per farvelo capire, però il respiro deve essere continuo, ok? Quindi con questi esercizi di Jiben Gong si studia la postura, la coordinazione fra il movimento delle braccia, il mantenimento della postura e il respiro e lo spostamento del peso, e alla fine il respiro. Quindi ci sono tutte queste cose in questo movimento, per cui noi non dobbiamo sempre voler fare dei nuovi movimenti, cercare sempre qualcosa di nuovo, ma dobbiamo cercare di fare sempre gli stessi, perché prima con quel movimento studio una cosa, poi dopo quella cosa lì la faccio propria e ne studio un'altra, la faccio propria e ne studio un'altra, la faccio propria e ne studio un'altra. E questo è il percorso per imparare, non far sempre dei movimenti diversi. E infatti si può dire che noi col Qigong e col Tai Chi cerchiamo non di fare sempre degli esercizi diversi rimanendo uguali, ma facendo degli esercizi sempre uguali, cambiando, diventando diversi. Grazie a tutti dell'ascolto, non dimenticate di cliccare mi piace che aiuta di molto la visibilità del mio canale, e se vi è piaciuto questo video condividetelo, non vi dimenticate di condividerlo con qualche amico che può essere interessato. Per chi volesse più informazioni su di me, sulla mia associazione e sui corsi che tengo in presenza a Imola o anche su prenotazione eventualmente online, può consultare il sito www.associazionedaodegym.it. Grazie.